Ciao, sono Pierluigi Soncini della Capanna di Iraklio, siamo a Codigoro, nel delta del Po. Siamo qua da più di 100 anni, mio nonno nel 1922 ha fatto questa osteria, ha cominciato a far da mangiare per la gente che lavorava qua attorno. Ancora noi oggi facciamo quei piatti. Qua troviamo dei prodotti eccezionali, sia di terra che di mare, quindi il pesce e la cacciagione. Avendo mio nonno pescatore di Goro, io andavo al mercato del pesce con mio padre e abbiamo quindi cominciato a preparare il pesce. La fortuna di andare al mercato con mio papà è che ancora oggi lui mi insegnava ad acquistare il pesce conoscendo il pescatore per come e dove pescava. Oggi vi faremo vedere quello che il nostro mare ci dà. Le molecche, il granchio blu, giottoli, c'è una ricchezza di prodotti incredibili. Da più di 100 anni siamo qua, da più di 100 anni facciamo da mangiare. È la quarta generazione che lavora qua. Io mi occupo principalmente della sala, degli acquisti, ma chi fa quasi tutto in cucina è mia sorella Maria Grazia, è lei che è la regina della cucina, che preparerà questo fritto ricco. Ciao a tutti, benvenuti nella cucina della Capanna di Iraklio. Io sono Maria Grazia, la sorella di Pierluigi. Per fare un'ottima frittura noi usiamo Frienne, è un olio altoleico con antiossidanti estratti dal rosmarino. E naturalmente è molto importante anche la temperatura dell'olio. Io friggo a 173 gradi. Come entratina al ristorante serviamo sempre i gamberetti di laguna, che sono appunto dei piccoli gamberi che vivono nelle zone costiere. Questa in particolare è la gambarella. Noi la serviamo su una base di polentina bianca, di polenta morbida bianca, perché è tradizionale del delta del Po la polenta bianca. Adesso la vado ad infarinare. È una frittura velocissima perché appunto i gamberi sono piccolini, una volta che sono stati gettati nell'olio bollente io devo usare sempre le mani e sento quando sono leggermente croccanti e sono pronti. Faccio un attimo, li faccio sgocciolare, un po' di sale. Questi sono i giottoli, nel delta nord, zona veneziana, li chiamano i zottoli. In italiano si chiama seppiola. La particolarità è che è inchiostrato, cioè una volta che viene fritto, mangiandolo è come mangiare un cioccolatino perché è pieno di inchiostro. Vado a infarinare anche questo. Questo non ha una cottura brevissima perché è un po' tenace, quindi lo lasceremo immerso un po' di più. Intanto che i giottoli friggono, questi sono i calamaretti spillo. Questo è uno dei prodotti più pregiati della nostra zona. Hanno raggiunto dei costi molto elevati, anche 40 euro al chilo e oltre. I giottoli sono pronti, andiamo a sgocciolare. Come potete vedere, la parte inchiostrata si rende evidente. Se poteste assaggiarli, sono veramente deliziosi perché hanno la dolcezza dell'inchiostro del mollusco, non quello della seppia che è un po' più forte, ma questo è proprio veramente dolce, come un cioccolatino ripieno. Anche il calamaro ha bisogno di una cottura veloce. In questo caso devo sempre toccare con le mani perché sono il mio strumento di lavoro. Nel momento in cui sento che c'è un po' di croccante, è già il momento di sgocciolare, perché poi alla fine non hanno bisogno di essere cotti, stracotti o ipercotti.
pensando che comunque che il calamaro è buono anche crudo, quindi in questo modo mantiene, diciamo, tutta la sua succosità interna e la morbidezza. Anche questi andiamo a salarli. I giottoli non li ho salati perché sono di per sé molto sapidi già, voglio che rimanga proprio la dolcezza dell'inchiostro. Questi sono i cacciaroli o cacciaroli o borsoni, come li chiamiamo noi in dialetto. È un calamaro, questi in particolare sono i calamari piccoli, quelli che ci sono alla fine dell'estate. Questi sono stati tagliati a pezzetti, è stata tolta, diciamo, il calamo, questa che è quella che noi chiamiamo la penna, e sono stati tolti gli occhi. Vado a infarinare anche questi. Serve la materia prima, serve l'olio, ma serve anche la farina. Io uso della farina 00 per friggere. Fa una crosticina sottile e croccante. Non si usano farine di riso, non si usano pastelle, la frittura è proprio così, pulita, infarinata e buttata nell'olio. Ecco, anche questi cacciaroli hanno una cottura molto, molto veloce. Un attimo, adesso li faccio sgocciolare bene. Questi sono gli anelli che frequentemente si trovano, gli anelli di calamaro, ma è la materia prima che fa la differenza. Qui abbiamo la regina delle fritture, quella che è la star, la prima donna, è la moleca. Queste sono moleche, sono granchi molli, sono granchi dal guscio tenero. Perché è pregiata la moleca? Perché permette di mangiare il granchio tutto intero, cioè una volta che io lo andrò a friggere è un boccone succosissimo perché la parte interna ha le uova. Normalmente io li apro leggermente, così sollevo un pochino in modo che uno non mi scoppi durante la frittura. Li preferisco perché diventano più croccanti. Vado a infarinarli bene e li andiamo a tuffare appunto nell'olio bollente. E anche queste fingono in tempi brevi, un minuto e mezzo. Anche queste le servo con una ciotolina di polenta bianca, che la polenta bianca da noi è come un po' il riso a vapore, accompagna tutto, non ha un sapore deciso, vanno sgocciolate un po' meglio perché avendo tutte le zampette trattengono molto l'olio. Ecco. Le moleche, per esempio come i giottoli, hanno dei sapori molto identitari, decisamente particolari. Un altro pesciolino velocissimo di cottura è l'acquadella o il latterino. Ho messo della salicornia, è un'erba che vive, diciamo, nelle barene, che sono le lingue di sabbia nel delta del Po. Vado a infarinare le acquadelle, ho bagnato questi ingredienti perché così la farina diciamo, attacca meglio, tanto la parte in eccesso con il setaccio viene via. Le acquadelle in genere si mangiano per tradizione, beneauguranti la vigilia di Natale. Cottura velocissima anche per le acquadelle e per la salicornia. Le salo, ma mi piace mettere anche una macinata di pepe nero sull'acquadella. Mi viene dai ristoranti cinesi dove fanno i gamberi al pepe o altre preparazioni al pepe. Queste sono le triglie di fango, hanno un sapore più deciso e forte rispetto alla triglia di scoglio, che è innegabilmente più pregiata e quindi più costosa, però da fritto vanno benissimo. Intanto che friggiamo le triglie, che sono un po' più corpose e hanno un tempo più lungo, vi faccio vedere questi. Questi sono dei pacciarati, da noi si chiamano pacciarati oppure taracina, ma il nome italiano è zanchetta. È un pesce anche questo povero, però veramente di grande sapore. Mio fratello, per esempio, li adora, lui proprio ama tantissimo i pacciarati. La triglia ha una cottura di 2 minuti e mezzo, 3. Mentre il pacciarato, quello è, essendo molto sottile, è una carne bianca e in un attimo è fritto. Ecco, le triglie, diciamo, sono diventate belle croccanti, bollenti. Andiamo a sgocciolarle.
Vedete come saltano adesso? E anche i pacciarati hanno raggiunto la croccantezza piacevole della frittura. E poi vado immediatamente a salarlo. Questo perché il fritto va cotto e mangiato, è buono quando è bollente, quando è caldo. Queste sono delle mazzancolle, delle normalissime mazzancolle, sono quelle grigio che vivono nelle nostre zone. Ho tolto il budello, le infarino, anche questo è il prodotto che c'è in questo periodo, quindi siamo decisamente fortunati. Una cosa un po' particolare è questa, questi sono dei soasetti. Oggi sono i primi in assoluto che sono arrivati, sono diciamo i piccoli dei soasi, il soaso dell'Adriatico, di quelli che normalmente si fanno alla griglia. Non è un rombo, è un prodotto che credo si possa trovare solo nelle nostre zone, solo qua, prodotto locale e conosciuto, ma è veramente squisito. Lo infarino leggermente. I pesci piatti della nostra zona costiera sono la sogliola, il rombo e il soaso. Sono 3 tipologie di pesce proprio da sabbia e in particolare nel delta del Po hanno una dolcezza delle carni particolari perché è la zona dove l'acqua dolce del Po si mescola con l'acqua salata del mare, la sabbia è finissima, il fondale è finissimo. La cottura della mazzancolla anche quella come prima, velocissima, anche perché non bisogna andare oltre tanta cottura, perché penso sempre che se un pesce è buono crudo non deve essere poi neanche eccessivamente cotto. Non è un errore, ecco, che non sia eccessivamente cotto. Mi scotterei e allora tecnicamente uso anch'io la pinza. Ecco, questo è già cotto anche questo. Come vedete sono cotture velocissime, ma ingrediente per ingrediente, secondo la stagionalità, si butta sempre sulla padella e si friggono due cose, insomma, quelle che porta il pescivendolo. Anche qua andiamo a salare. La coda della rana pescatrice è pronta, anche questa la andiamo a sgocciolare bene. Qui c'è una grande croccantezza, se piace è proprio una cosa gustosissima da mangiare, da condividere. Qui ci sono appunto delle parti di testa da sgranocchiare e poi la parte più polposa che è quella della coda. Un'altra cosa che adesso vado a friggere sono anguille, piccole anguille, da noi bisatin. È un prodotto che non si trova tanto in commercio perché è un prodotto locale, se ne pesca poco, sono squisite. Queste anguille piccole vengono diciamo tagliate a rocchetti e si può mangiare anche tutta la pelle per 2 motivi. Uno, non è grassa perché è la tipologia di anguilla che proprio non è grassa come l'anguilla che si può trovare comunemente d'allevamento, ma è un'anguilla che nuota. Noi al ristorante facciamo anche il branzino, questo è un branzino di mare, facciamo il branzino fritto intero. Ovviamente è un piatto da condividere, non è un piatto per una persona in genere. Bisogna infarinare bene anche all'interno dei tagli che ho fatto. Qui nel taglio arrivo fino alla spina e questo diciamo l'olio arriva fino lì, quindi cuoce anche la parte interna. Qual è la caratteristica di questo pesce una volta che è fritto, che è cotto? La pelle diventa proprio bella croccante, ma all'interno la polpa mantiene tutti i suoi umori. Una volta che lo mangi la parte interna è molto succosa, dolce e la parte invece la pelle è croccantissima. Le anguille anche queste sono pronte, almeno queste piccoline. Le mettiamo qua un attimo a sgocciolare. Tutto il pesce diventa veramente croccantissimo, cioè questo olio è proprio un olio particolare, è proprio anche per chi cucina e per chi tocca tutto con le mani come faccio io, è veramente un piacere sentire questa croccantezza. L'anguilla è un pesce che ha una cottura diciamo un po' più impegnativa, secondo me sarà stata 3 minuti diciamo, io vado un po' a occhio. Il branzino invece, un branzino come questo, sono 5 minuti.
5 minuti di cottura. Poi lo servo con un po' di verdura fritta, che possono essere melanzane striate, zucchine, fettine di zucchine, quindi mi punto il timer 4 minuti e poi ho 2 minuti di cottura delle verdure. È quasi pronto questo. Man mano che diminuiscono le bolle diventano, diciamo, più grosse, vuol dire che il pesce non c'è più acqua dentro. Lo lasciamo un attimo sgocciolare. Lo lascio dentro ancora un minuto, che ho visto che non si stacca bene dalla spina. Ecco, il branzino è pronto, lo abbiamo fatto sgocciolare e l'ho messo qua. Una piccola salatura, poi chi, diciamo, lo va a mangiare, chi mangia il branzino poi si sala il proprio boccone. Però a me piace tantissimo perché trovo sia veramente simpatico. Questo è il granchio blu, in particolare è la molecca di granchio blu. Il granchio blu è diversi anni che c'è nella nostra zona, adesso diciamo è diventato una novità interessante. La nostra zona è una zona di coltivazione di vongole veraci e questo granchio mangia il seme delle vongole veraci, per cui ha praticamente decimato un'industria diciamo, delle vongole che era fiorentissima nelle nostre zone. Però è edibile, quindi adesso stiamo cercando il modo per renderlo, diciamo, da una cosa che può apparire dannosa a una cosa invece favorevole. Allora io ho tolto la parte sopra, vado a pulirlo, taglio una parte delle zampette, non delle due chele, poi faccio 4 parti così. Vado a infarinarlo. E butto anche questo nell'olio bollente. Insieme al granchio friggerò questa lattuga di mare. Questa è quella che chiamano l'insalata di mare. Le alghe che comunemente si vedono su spiaggiate verdi sono molto buone, a parte diciamo che sono ricche di sali eccetera, ma insomma semplicemente le infarino e le tuffo anche queste nell'olio bollente. Diventeranno molto croccanti, sapranno molto di mare, di marino. Le alghe friggono anche queste in poco tempo, 1 minuto, 2 minuti, finché sono croccanti, raccolgono abbastanza olio e il granchio sempre a sentimento mio. Ecco, è già croccantino. Abbiamo le seppie qua, la seppia da friggere, è stato tolto l'osso di seppia appunto, così sfilato. È stato tolto anche diciamo la parte caudale qua dell'intestino e andiamo a friggere anche queste. Queste seppie avranno 1 minuto e mezzo di cottura. Anche questa è pronta, è già pronta, perché così mantiene un colpo di fritto e basta, così può mantenere la morbidezza della carne e dentro c'è l'inchiostro che dà sempre un bel, non un tono, una morbidezza e una dolcezza al boccone. Ecco. Adesso con tutto il pesce che è stato fritto vado a comporre un piatto in modo che possiamo visionare diciamo la completezza di tutto quello che offre il nostro mare in questo periodo. Quindi metterò il branzino, metteremo le triglie, qui ci sono i pacciarati, le acquadelline, qui abbiamo ancora i soasetti, le vicine di casa le anguille,
Questa è la coda di rospo, la testa e la coda. Poi qualche alga dove mettiamo il granchio blu, qualche mazzancolla, le seppioline, ma non è finita, i calamaretti, i cugini cacciaroli, qui abbiamo i giottoli, i gamberetti di laguna, le preziosissime e gustosissime moleche, straordinarie. Qui potete vedere la bellissima varietà di pescato, ciascuna con la propria consistenza, il proprio sapore, la propria croccantezza. E quindi io sono contenta di potervi far vedere quello che offre il nostro Delta del Po. Italia Squisita ha già parlato di noi, del nostro territorio e della nostra cucina, del pesce che cuciniamo. In particolare ha parlato di un piatto che è la storia un po' anche del nostro ristorante, Sapori di una passeggiata nel Delta del Po, dove su un letto di polenta bianca vi facciamo assaggiare con cotture diverse il meglio del pescato della nostra laguna. Io e Maria Grazia vi abbiamo aperto le porte della capanna, della nostra cucina, vi abbiamo fatto vedere quello che possiamo fare. Un ringraziamento grande a Italia Squisita che ci ha dato la possibilità di farvi vedere tutto questo. Provate a casa a ripetere qualche ricetta, qualche cottura di mia sorella. Veniteci a trovare alla capanna qua ad Eraclio, vi faremo assaggiare delle cose che sicuramente non avrete mai mangiato. Un saluto agli amici di Italia Squisita, a salut!